Ciao a tutti, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio continuare a mostrarvi delle metodologie per poter eseguire la nova grazie a Python. Come prima cosa, l'altra volta avevo utilizzato dei miei dati autogenerati simulando un lancio di dado normale e un lancio di dado truccato. In questa volta, per rendere le cose veloci, importerò dei dati presenti su scikit-learn. In particolare volevo caricare questi dati qua, che sono dei dati che riguardano il diabete, è un dataset molto comune su scikit-learn, che è comunemente utilizzato per eseguire le regressioni. Come vedete ha 10 dimensionalità e le sue features sono già state scalate e il target è un numero intero compreso in questo range. Per avere ulteriori informazioni potete entrare qua nella user guide che vi dice essenzialmente tutte quante le informazioni delle features, che cosa significa il target. E comunque non è importante sapere esattamente di che cosa si tratta perché noi vogliamo soltanto elaborare i dati. Allora, importiamo da scikit-learn.datasets il database sul diabete, quindi import, ok? Poi lo vado a chiamare nella variabile data e andiamo a visualizzarlo. Vedete, ci sono tutte quante le features che sono all'interno di array, naturalmente, poi c'è un ulteriore array che è il target, che è appunto un numero intero, come già definito nella descrizione del dataset, qui in documentazione, poi altre informazioni e anche il nome delle features, va bene? Quindi questa qua è la prima visualizzazione dei dati. Possiamo anche farne a meno e andiamo avanti. Voglio mostrarvi come importare questi dati in pandas, quindi definiamo pandas. Una volta importata la libreria di pandas devo andare a definire il mio data frame, quindi data frame è uguale a pandas.dataframe, ricordate la F maiuscola, di cosa? Come dati devo utilizzare data. Se ricordate le feature erano sotto il nome di data ancora. Invece le colonne erano sotto il nome di feature names, come abbiamo visualizzato prima. Bene, in questo modo andiamo a caricare tutti quanti i features, però ci manca ancora il target, che devo andare a definire, data frame, nuova colonna, lo chiamo io target, che sarà uguale a data.target. Visualizziamo questo data frame facendo dataframe.head, che ci mostrerà i primi 5. Eccoli qua. Ah, potete anche cambiare il numero da visualizzare, potete anche per esempio scegliere di visualizzarne 10. Quindi vedete che naturalmente il sesso è diviso tra due variabili che sono codificate e scalate, quindi non sappiamo quale sia il maschio e quale sia la femmina, va bene? Ma non è importante. La mia idea era, voglio vedere se il sesso ha un'influenza sul target, ok? Dato che il sesso può variare soltanto tra due parametri, dovrei semplificare molto il mio problema, ok? Quindi vediamone soltanto uno per riferimento e andiamo avanti. La scorsa volta vi avevo spiegato il metodo più semplice che è relativo all'importare da scipy.stats la funzione f1way perché ti fa la nova a una sola via, cioè rispetto a una sola variazione. Proviamo a vedere che cosa fa come effetto. Noi vogliamo vedere l'influenza del sesso che ha sul target. Il sesso lo possiamo dividere in due gruppi, gruppo maschio e gruppo femmina, e vedere la nova, quindi f1way, tra i due gruppi. Quindi df quando df of sex è minore di 0, perché uno era maggiore di 0, un altro è minore di 0. In questo modo riesco
facilmente a dividere i due gruppi. Andiamo a vedere e ci dà essenzialmente il risultato sia come F sia come P del sesso, quindi di questi due gruppi, rispetto a tutte le variabili. Quindi mi aspetto che rispetto al sesso non ci sia alcuna influenza, infatti. Non è possibile stimarla perché non posso stimare l'influenza del sesso che ha su se stesso, però posso vederla sul target e si vede qua che è 3,66 per E alla meno 0,1, quindi è 0,366. Questo significa che ha la probabilità che ha il sesso di non essere un parametro influente è essenzialmente del 50%. Questo vuol dire che non ha influenza, è come lanciare una monetina, ok? Statisticamente una volta ci becchi, una volta non ci becchi. Per essere influente, ricordate, deve essere almeno minore di 0,05, se non ancora più inferiore, ok? Poi un'altra cosa utile è visualizzare questi dati utilizzando boxplots. Per poterlo fare cominciamo importando matplotlib.pyplot perché ci permette comunque di introdurre le funzioni, perché pandas permette di visualizzare i grafici ma sfrutta comunque matplotlib. Ed è molto semplice, basta fare dataframe.boxplot e visualizziamo tutti i dati. Aggiungiamo PLT-show per eliminare eventuali scritte. Ed ecco qua il nostro grafico. Il target però dato che non è scalato rispetto agli altri parametri, dà un po' fastidio, quindi in questo caso conviene definire il data frame di nuovo senza aggiungere il target per visualizzare quello che vogliamo vedere. Ecco qua. Praticamente il verde rappresenta il valore medio di ogni variabile. All'interno del box c'è tutti i parametri tra il 25 e il 75%. All'interno di questi che vengono chiamati buffi anche c'è dallo 0 al 100% e questi puntini qua sono quelli scartati, cioè sono gli outliers, ok? Sono i valori che si ritengono errori o comunque troppo differenti dal resto della colonna, dei valori della colonna, ok? Quindi vedete tutte quante le features. Andiamo avanti, riaggiungiamo la colonna del target e cerchiamo di visualizzare un box plot dove andiamo a vedere il target come, diciamo, come valore e a dividere in gruppi rispetto al sesso. Come possiamo fare? È semplicissimo, continuiamo a fare dataframe box plot, solo che in questo caso diciamo voglio visualizzare solo la colonna target e raggruppamelo rispetto al sesso. Facciamo plt.show ed ecco qua il nostro grafico. Come vedete sono abbastanza simili, quindi mi aspetto, e l'abbiamo visto anche qua, che non ci sia influenza e abbiamo visto qua che il valore di P era praticamente uguale a quello di un lancio del dado, 0,366. Questa scritta qua è un sovrattitolo, dà un po' fastidio. Per eliminarlo posso andarlo a definire io, plt.subtitle, così lo posso scrivere io e non farlo scrivere da lui, però lo lascio vuoto. Perfetto. Quindi ci aspettiamo che la nova ci dice che non c'è un'influenza del sesso sul target. Proviamo a fare un ultimo esempio. Vado ad utilizzare Stats Models per poter valutare i parametri della nova. Stats Models è un'altra libreria di Python che è comodissima per poter utilizzare i modelli e avere tantissime informazioni. Importiamo la libreria import statsmodels.api sm e anche da statsmodels.formula.api importami OLS. OLS è il metodo dei minimi quadrati, cioè una tecnica di regressione utilizzatissima perché si può scrivere facilmente sotto forma matriciale. Praticamente è una regressione lineare, quindi essenzialmente da un fascio, un campo di punti, a ricavare la linea, la quale ottengo
la minor somma degli scarti quadratici, cioè ovvero la distanza tra il valore predetto e il valore reale al quadrato, perché può essere anche negativo, non ci interessa invece sommare tutti questi scarti. Quindi questa qua è la retta minima, quindi la retta che meglio approssima questo sistema. Andando a definire questa cosa, Stats Models ci fornisce tantissime informazioni, tra cui anche il calcolo di P. Quindi dobbiamo essenzialmente andare a utilizzare il metodo dei minimi quadrati per stimare il target partendo dal sesso. Quindi avendo il sesso nelle x e il target nelle y. Mi definisco il mio modello come un OLS, Ordinary Least Squares, quindi un modello minimi quadrati, dove, badate bene, la mia y è il target, poi una tilde che si fa con alt 0126, spostata dopo, e nell'asse x deve avere il sesso. Poi lui mi chiede, ma da dove prendo questi dati? Dal mio dataframe def. Facciamo poi la funzione fit per poter andare a realizzare la soluzione del mio modello. Una volta quindi risolto, diciamo, il sistema, fammi vedere il summary, ovvero fammi vedere tutte le informazioni che mi sei riuscito a dare con questa regressione lineare. Ecco qua. Vedete, ci dà tutti i risultati della regressione, essenzialmente ci dice qual è l'R quadro, quindi è molto basso, perché naturalmente il sesso era soltanto diviso in due valori, quindi avevo soltanto punti in due parti dell'asse X, come due fasce verticali essenzialmente, quindi la regressione naturalmente era pessima, ma a noi non ci interessa questo, ma il valore di P, che riesce anche a darcelo. E vediamo che il valore di P è pari a 0,366, ovvero lo stesso valore valutato in precedenza. E poi naturalmente ci dà intercetta e tutti gli altri parametri che ci possono servire. Va bene? Questo è molto comodo perché riesce a dare in poche righe una quantità di informazioni veramente gigantesca. Quindi avete capito che la nova si riesce a realizzare con tantissimi altri metodi e spesso dovete essere voi creativi per poter realizzare il miglior studio possibile. In futuro cercherò di introdurvi una nuova magari più complessa, ovvero la nova a più vie, magari sfruttando il design of experiments. Per ora direi va bene così, quindi iscrivetevi al mio canale, commentate, mettete un bel mi piace e fatemi sapere, va bene? Io vi saluto, ciao da Andrea, ciao ciao ciao.